Sono una vergogna per il genere umano perché sono in mutande nel paddock. Chissà cosa c'è qua dentro. Allora, attenzione, vetro. Bene, in questo lunedì provo un po' di nostalgia perché qui di fianco a me ho lo chef Luca. Ciao ragazzi. Che si sposa tra 5 giorni. Ecco, lui è il mio amico Luca, è un cuoco eccezionale e ci conosciamo perché quando mi sono trasferito a Milano nel 2013 era il mio coinquilino. E dato che era così bravo a cucinare, abbiamo anche aperto un canale di cucina su YouTube. Il canale si chiama Pro Kitchen, l'ho linkato qui sotto. È fermo da alcuni mesi e ripartirà verso fine anno. Comunque ci sono un sacco di video che abbiamo caricato dove lui spiega tante chicche sulla cucina. Se vi interessa la cucina andate a dargli un'occhiata. Che si sposa tra 5 giorni, sei felice? Molto felice, molto felice. Allora, dato che a noi non ci piace andare nei locali di spogliarelliste, dov'è che l'abbiamo portato a fare l'addio di celibato di nuovo? A Franciacorta. Esatto, battesimo della pista. Ma c'è anche ovviamente il buon Fede. Com'è la prima volta in pista? Bello, divertente, super faticoso, sudato tanto, però sono contentissimo più che altro perché non pensavo di girare così, perché alla fine uno... Come scusa? Perché mi devi disturbare? Lascia stare i miei follower, vai via, sono i miei follower. Comunque dicevo 1,28. Un dignitosissimo 1,28 come prima volta. Dai, sono contento. Lui, tu devi andare più piano, 1,21. Io sono in camicia. Finalmente ho rimandato indietro la GoPro Fusion in assistenza. Mi hanno detto che in 2-3 giorni mi arriva quella nuova. Io assolutamente non ci credo, quindi mi sono già messo l'anima in pace che le prossime gare le riprenderò senza Fusion. E registro questo piccolo aggiornamento qualche giorno dopo. La telecamera inaspettatamente mi è ritornata dopo pochissimi giorni, ma ha gli stessi problemi che aveva quella precedente, ovvero dopo 15-20 minuti che registra si surriscalda e si spegne. Quindi non era rotta, è proprio un difetto di questa telecamera. Cioè io mi chiedo, ma GoPro nel momento in cui rilascia un nuovo prodotto non lo testa? Non lo prova? Non fanno dei test per vedere che si surriscalda e non funziona? Io non ho parole, 750 euro spesi per un prodotto progettato male. Ecco, dovete sapere che in tutta la mia vita io avrò messo un abito 3 volte e non avendo mai fatto colloqui di lavoro, lavori aziendali, conferenze strane o robe, insomma tutte quelle cose in cui serve un abito e non l'ho mai messo. Quindi non avevo un paio di scarpe eleganti. E dato che questo sabato c'è il matrimonio di Luca, ho dovuto comprare anche le scarpe eleganti. Allora ho dovuto comprare le scarpe eleganti. Oddio, sono a pezzi, la giornata di ieri mi ha ucciso. La roba sconvolgente è che in questo momento qua mi sono appena seduto al PC e ho realizzato la quantità di video che devo montare in questi giorni. I 2 video della gara di Cervesina, che non ho ancora pubblicato, il weekly vlog della settimana scorsa, il video sulle Caterham, i 3 video della gara di auto, i 3 video della gara di Franciacorta che farò in moto, 2 video della sfida con Luca Salvador, il video della giornata a Cadue, il video della Superbike. Devo montare 15 video in 12 giorni che ho a disposizione. Non ci voglio pensare. Quello che rappresenta perfettamente questa situazione è questa vignetta. Ovvero quel momento in cui ti trovi perfettamente nella merda ma tu fai come se niente fosse e sorridi e dici this is fine. Buondì, oggi è mercoledì, un'altra giornata passata ininterrottamente a montare video, ma ho ricevuto questi 2. Che bello! Sono troppo felice quando mi spedite qualcosa, sembra Natale. Allora, partiamo da quella più piccola. Ah, tra l'altro ce n'è un'altra che qualcuno di voi mi ha spedito, solo che devo ancora andare a ritirarla nel posto dove spedite, quindi scoprirò in uno dei prossimi video. Allora, questo è stato spedito da Sandinaden Ramazami. Che cosa ci sarà qui dentro? Oh, mi ha spedito un po' di adesivi. Ah, che figo!
E poi ci sono anche questi altri. Grazie per gli adesivi. Chissà cosa c'è qua dentro. Allora, attenzione, vetro. Madonna, spedito con le poste italiane. Lo sai che sarà già distrutto, vero? Non ho mai avuto belle esperienze con le poste. Oh, pezzo di cartone, un altro pezzo di cartone, un altro pezzo di cartone. No, ma che figo! Oddio, ma è troppo bello! Guardate che bello! Questo sono io, quest'altro pure sono io. E dietro c'è anche una dedica. Ti ammiro perché hai il coraggio di sfidare i 300 orari per il tuo sogno. Non mollare, sei un grande esempio. Dai, ma che bello, ma grazie. E qui ci sono anche i contatti qui sotto piccolini. Ve li zoom un po', così potete seguirlo su Instagram. Bene, finita la pacchia, adesso... Ah, dimenticavo, purtroppo non ho il video, però un ragazzo alla gara di Cervesina in moto mi ha regalato questa, una dedica, perché tutto ebbe inizio dal talent show che vinsi con le 500 Abarth. E ci tengo a ringraziare anche questa persona che mi ha fatto questo regalo. Bene, finito il momento Natale, adesso ritornerò lì a montare video. Anzi no, prima di montare video faccio una cosa. Ta-da! È incredibile, io non capirò mai perché ogni volta che salgo in moto il primo turno mi dimentico tutto, come si fa, come si guida, come si sta in sella, mi stanco. Ogni primo turno di ogni motociclista è quel momento in cui dici basta. Sì, guarda, io ho una cifra di anni che corro e ti dico ogni volta il venerdì mattina al primo turno penso appena rientro i box metto la moto su internet a 1000 euro e cambio vita. Adesso cambio sport. Nel frattempo è arrivato il buon Luca Salvadori perché quella che faremo oggi sarà una sfida. Diciamo che questa le cose non è una vera sfida perché mi darà le palate, però vogliamo vedere quante palate mi dà e soprattutto dove mi dà le palate, perché io quando giro ogni volta vedo i santi del paradiso che scendono e dicono è la tua ora, no? Ma però mi piglio quei 2-3 secondi a giro. Dove? E vabbè, in tutto ciò stavano criticando il mio disordine, però guardate quanto spazio c'è, cioè, se c'è spazio si usa, no? Allora, sono qua col buon Luke che mi ha tirato e sono riuscito a fare un 13,2 favoloso. Allora fratello, sono solo due problemi da sistemare. Vai. Curva 1, curva 2, curva 3 perfetto. Incomincia a stare un po' più stretto tra la 3 e la 4, sacrifica la 3, ma esci come un proiettile dalla 4. Ok. Tornantino con lo stretto, fai paura, vai fortissimo. Devi dare un po' più di gas fuori dal tornantino, ma più che altro quando inizia la parte veloce qua. Ok. Un giorno dobbiamo prendere una giornata, ci dimentichiamo del resto della pista, noi facciamo avanti e indietro da qua. Tu devi imparare a guidare in spazzolata. E poi il punto dove lasci giù più secondi è qua. Se tu hai scelto il 1000 non il 600 perché vuoi usare i cavalli, no? Sì. Quindi se tu mi guidi da 600 non potrai mai sfruttare tutti i cavalli. Quindi sacrifica un attimino l'ingresso, raddrizzi la moto, spigoli, qua gli dai una mega manata di gas e esci fortissimo. Bene, la sfida si è appena conclusa. Io lo so che volete sapere l'esito della sfida, ma non ve lo dirò. O meglio, ve lo dirò appena uscirà il video. Sarà un video epico, perché farò un confronto come nessuno l'aveva mai fatto prima, con i dati della telemetria alla mano, punto per punto. Analizzeremo tutto, la velocità, la frenata, le traiettorie, la percorrenza, la posizione in sella, tutto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube e cliccate sulla campanellina in modo tale che vi arrivi la notifica. E in tutto ciò sono appena tornato a casa e dato che la puzza della tuta inizia a essere qualcosa di insostenibile, bisogna togliere gli interni per lavarli. Voilà! Madonna! Scarpe pulite e idratate. Bene, ora posso mettermi a finire di montare la tonnellata di video che ho.
No, mi stai filmando anche te? Sì. Ciao. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ciao. Siccome sospettavo l'avresti fatto. Non riescono a proseguire per quanto riguarda le classi Moto 3 o quelle diciamo per... Poi Navan, Brignoli, Bressan. Questa è la situazione dei primi 4 con Brignoli che esce a fuoco. Pattinava, lo portava leggermente verso l'esterno e lui ce l'ha fatta invece a tenerlo dentro come si deve. Sono lì. Oggi è sabato e sono molto felice perché sto andando a Cremona per il weekend di gara con le Formula Predators. Qualifiche finite, contentissimo. Adesso devo volare a un matrimonio. Al matrimonio di Luca. Minchia. Doccia al volo, ci scambia e si va. Ok, doccia fatta, sono una vergogna per il genere umano perché sono in mutande nel paddock. Piove, quindi sto cercando di asciugarmi ma continuo a ribagnarmi, tipo asciugare gli scogli. E in tutto ciò devo cercare di vestirmi. Come cazzo mi vesto io? Ok, ho dovuto tagliare corto perché sennò non partivamo più. Penso che sia la terza volta nella mia vita che metto un abito. Come sto? La zip dei pantaloni? La zip dei pantaloni? Come sto? Bene. Bene, adesso possiamo andare al matrimonio perché siamo in ritardo di 3 ore. Era alle 5, sono le 8:20. Evviva gli sposi! Come sei bella! Grazie. Ce l'abbiamo fatta, sposato. Finita. Andate, uno l'abbiamo perso. Finita, andata.